Ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale e nel mio nuovo video. Oggi sfogliamo insieme Burda Style 9 2023, cioè di settembre. Un colore vitaminico, come potete vedere dalla copertina, e solo il pensiero, solo il nominare settembre mi viene già il buon umore, perché come sapete io odio l'estate. Ma andiamo subito a vedere che cosa ci propone questo mese. Il primo top che andiamo a vedere è questo, che è un modello che arriva fino alla taglia 48 ed è il top 113, va dalla taglia 36 alla 46 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà. È stato realizzato in un tessuto di rayon di viscosa, quindi un tessuto che, come puoi vedere, rimane molto morbido, quindi ti consiglio di utilizzare tessuti morbidi e fluenti, tessuti morbidi, in modo tale che possa avere la stessa resa di questo modello, che è bellissimo. Ha degli spacchetti laterali, perfetto sia con dei pantaloni palazzo e sia con una gonna a tubino. Poi rimane molto lunga, quindi è assolutamente adatta a chi ha un fisico, per esempio a mela, perché solitamente i fisici a mela hanno il sederino un pochettino pronunciato e le coscette un pochettino rotondette, quindi essendo lungo è anche abbastanza morbido, minimizzando le forme. Mentre qui abbiamo la giacca con i bottoni dorati. Questa giacca è molto particolare perché, come possiamo vedere, è caratterizzata da questa punta. Il modello è questo e ricorda molto le giacche del Settecento, con tutti questi bellissimi bottoni dorati, ed è la numero 111, le taglie dalla 36 alla 44 e ha 3 pallini su 4 di difficoltà. Ricorda appunto, come ho detto prima, i redingot maschili dell'Ottocento. Video numero 115, le taglie vanno dalla 36 alla 44 e ha 2 pallini su 4 di difficoltà, dettagli raffinati per l'abito in viscosa fantasia che vediamo qui, che è veramente un abito molto carino. Mi piace come è stato abbinato con la cinta. Ovviamente potete mettere la cinta o meno. Se mettete la cinta dovete valorizzare un fisico a clessidra, se invece avete un fisico a mela ve lo sconsiglio perché enfatizzerebbe le forme della pancia e dei fianchi. Il colletto è dritto, aderente e parte una leggera ricciatura che si intona perfettamente con le ampie maniche racchiuse da pulsini. Veramente un abito molto carino. Questo io ce lo vedrei bene anche con un paio di sneakers e anche di stivali. Ce lo vedrei veramente molto bello. Un'altra caratteristica è il collo dritto, come abbiamo detto prima, che si chiude con un fiocco sulla nuca, molto bello. Ed eventualmente questo potete farlo anche più corto oppure più lungo, a seconda dei vostri gusti. Shirt numero 120 va dalla taglia 36 alla 46, da 2 pallini su 4 di difficoltà. Il taglio è sportivo, è stata realizzata in jersey stampato, alternativa alle bluse classiche. Ha una zip sulla parte del davanti, è un po' a collo alto, le maniche sono a giro e anche questa è abbastanza morbida come vestibilità ed è stata realizzata in jersey. Molto carina. Gonna super chic è la gonna numero 118A, le taglie dalla 36 alla 44, a 3 pallini su 4 ed è stata realizzata in pelle o ecopelle, insomma possiamo realizzarla. Io ne ho fatto parecchie in pelle, ecopelle e sono bellissime, hanno una resa fantastica. Ha la cintura a lampo nella parte del dietro, ha uno spacco e la caratteristica è che è formata da varie bande, cioè non è tutto unito ma ha una banda trasversale, questi tagli obliqui che formano appunto un disegno decorativo. Ha 3 pallini su 4.
questo bellissimo abito che è caratterizzato da questi pannelli drappeggiati. È il numero 117, le taglie vanno dalla 36 alla 44, a 4 palline, a 3 pallini su 4 di difficoltà. È un abito che cattura l'attenzione per il design, che è raffinato. Arriva sotto il ginocchio, quindi tende a allungare la figura, quindi a farla risultare più alta e sinuosa. Si può indossare con o senza cintura. Qui abbiamo una blusa bellissima, molto raffinata, una di quelle bluse che non passeranno mai di moda, ed è la numero 116A. Le taglie vanno dalla 36 alla 44 e 3 pallini su 4 di difficoltà. Il collo è a fiocco e questa è la caratteristica principale, e poi è caratterizzato da fitte pieghe sul davanti, ampia e comoda, ideale per un outfit elegante, sta bene anche con i jeans. Quindi soprabito bellissimo, numero 112, taglia 36-44 a 4 pallini, a 3 pallini su 4 di difficoltà. I capi trapuntati sono solo sportivi? No, assolutamente no, anche perché il trapuntato lo fa anche Chanel, io penso che sia molto chic. Ecco, a me non piace, devo dire, confezionare i soprabiti. Questo mi verrebbe voglia di farlo perché ha una forma che a me sta molto bene, perché è tagliato in vita e ha questa forma, diciamo, va ad allargarsi verso l'orlo. È veramente molto carino. Lo farei tipo nero probabilmente, ma anche questo colore è molto bello, con la cintura, fantastico, ed è stato realizzato con una stoffa, un tessuto trapuntato. Qui invece abbiamo questi bellissimi pantaloni, sono il numero 114A, taglia 36-48, quindi arrivano fino alla taglia 48. Ricordiamoci che questi sono modelli Burda, quindi le taglie sono di 2 taglie più piccole, più grandi rispetto alle nostre italiane. Ha 2 pallini su 4 di difficoltà, quindi non è neanche tanto difficile. È formata da queste pieghe sul davanti che sono parzialmente cucite al punto vito per dare ampiezza alle gambe. Questo, diciamo, che è un modello che potrebbe stare bene a chi ha un po' di fianchetti. Secondo me è un modello che starebbe particolarmente bene ad un fisico a era, secondo il mio parere. Con la camicia bianca poi la morte è sua, perché è veramente un look casual ma nello stesso tempo anche elegante, da portare anche in ufficio. Abbiamo un modello per tutti, che è questa camicia che arriva fino alla taglia 48 ed è la numero 125. Le taglie dalla 36 alla 48, 3 pallini su 4, e si può abbinare o con i jeans, questi sono bellissimi con tutti i bottoni dorati, io li adoro, sono dei pantaloni stile marinaro, oppure con degli short, quindi con pantaloni un pochettino più eleganti, anche lunghi ovviamente, e a quanto pare sarà veramente di tendenza. Felpa numero 110, taglie 36-48, a 2 pallini su 4. È stata realizzata una stampa molto allegra, ma noi ovviamente la possiamo realizzare anche una stampa in tinta unita. Il tessuto che è stato utilizzato è ovviamente un tessuto di felpa, cordogini al collo e all'orlo, le spalle scese che la rendono sportiva, è molto comoda ed è ideale per il tempo libero e abbinate appunto ad un paio di pantaloni sportivi. In questa pagina invece abbiamo la long shirt che rimane, non so se si veda, rimane incrociata sul davanti, rimane molto lunga, anche questa mi piace molto, è a 2 pallini su 4, quindi non è neanche difficile da realizzare. Si chiude la vita con una cintura ed è stata realizzata in jersey, veramente molto bella. Qui invece abbiamo un abito che è molto particolare, come possiamo vedere, perché la vita è tagliato in vita ma in maniera trasversale, come possiamo vedere dal figurino, ed è il numero 103, taglia dalla 36 alla 44, 2 pallini su 4 di difficoltà. Quindi, come ho detto prima, il punto vita è simmetrico, taglio ampio e vaporoso, e il corpino è modellato dalle pence al seno
e ha una piccola apertura a goccia nel centro dietro e giromanica tradizionali. Si può fare ovviamente anche dello stesso colore, anche questo mi piace molto, è particolare. Qui abbiamo un cappotto che è il numero 106, ricorda una camicia, se guardiamo il figurino, il numero 106, le taglie dalla 36 alla 44 e a 3 pallini su 4 di difficoltà. Avvolgente come un mantello, un cappotto dal taglio sportivo, si può realizzare anche in uno scozzese misto lana, oppure in panno, in velluto e anche in jeans, molto carino. Questo è stato realizzato in lana. Qui è facile perché non dobbiamo realizzare le asole, perché come vediamo qui ci sono gli automatici, quindi non è necessario cucire le asole. Pantaloni 108A, li vediamo nel dettaglio, vanno dalla taglia 36 alla 44 a 3 pallini su 4 di difficoltà, pantaloni della linea sportiva e aderente con tasche sagomate inserite nella cucitura del cinturino e dei fianchi. Con gli stessi tessuti abbiamo confezionato anche i divertenti croissant bag. Mi piace troppo le croissant bag, poi la vediamo insieme perché dopo c'è anche il modello per poterlo fare, la croissant bag, che sembra veramente un croissant, troppo bellina, mi piace troppo questa borsettina. I tessuti che sono stati utilizzati sono il denim e come possiamo vedere sono stati utilizzati 2 colori diversi di tessuto. Qui abbiamo un abito che è il numero 101, taglia 36-44, 2 pallini su 4 di difficoltà, è fluido, è stato realizzato in raso di viscosa ed è caratterizzato appunto da accostamento di queste tinte che sono decise, molto forti, però che come possiamo vedere non danno fastidio all'occhio, che sono state scelte proprio in maniera cromatica perfetta, ed è caratterizzato da questi ampi spacchi che gli permettono la camminata comoda. Si può indossare sia con gli stivali, oppure con le sneakers, oppure con un paio di pandalini, oppure scarpe un pochettino più elegantine, anche il décolleté. Se avete un fisico cliside a pera, potete mettere una cintura o che avete già e che possa stare bene, oppure farla dello stesso tessuto, magari carina sarebbe del tessuto questo più ocra arancione. Qui abbiamo l'abito numero 102, le taglie dalla 36 alla 44 a 3 pallini su 4, quindi questo è un po' più difficile da realizzare rispetto agli altri, e l'abito è incrociato e rimane lungo, bello lungo, possiamo vedere, adatto sia per il lavoro sia per una cena elegante, a seconda degli accessori con cui lo indossiamo. È stato realizzato in crepe di viscosa. Si può indossare anche sopra un dolcevita leggero. Gonna, abbiamo qua una gonna che arriva fino alla taglia 48, è la numero 109, va dalla taglia 36 alla 48 e 2 pallini su 4 di difficoltà. Ha questa arricciatura sul fianco, a me sinceramente queste gonne troppo particolari, a me piace tutto quello che è particolare, però io non me la farei perché secondo me, se non sei magrissima, quindi questa io la consiglio anche un fisico a rettangolo, io te lo sconsiglio vivamente, per questa parte arricciata sul fianco. E qui abbiamo la croissant bag, quella che vi ho detto prima, che è carina, e qua abbiamo tutta la scuola, cioè step by step, tutti gli step per poterla realizzare, quindi tutto l'occorrente e come si può realizzare. Questa mi piacerebbe molto farla. Si può fare anche di velluto, si può fare di jeans, si possono utilizzare veramente tutti i tessuti possibili e immaginabili, anche quelli carini da arredamento che però possono essere utilizzati perché belli resistenti per confezionare le borse. Il cappotto che abbiamo visto prima alla scuola di cucito, ecco qua, passo passo, come troviamo sempre su Burda Easy. Qua abbiamo sempre un modello che è super spiegato. Qua abbiamo tip and tricks, abbiamo dei trucchi sartoriali che se volete possiamo vederli insieme. Qui abbiamo un abito bellissimo, io adoro gli abiti fatti così, li indossavo soprattutto quando ero più piccola
ed è un abito il numero 124, le taglie dalla 36 alla 44 a 2 pallini su 4 di difficoltà. Il corpino è tipo a bustier, ovviamente possiamo anche inserire delle bretelle se vogliamo, comunque molto bello, è caratterizzata dalle 2 pence che arrivano fino all'orlo, quindi tendono a enfatizzare la figura e a modellarla. Ce n'era lampo invisibile sul dietro e poi ha uno spacco per permettere camminare con tranquillità, ed è stato realizzato in misto poliestere. Qui abbiamo una giacca da uomo, un giubbotto che è numero 126, taglie 46-54 a 4 pallini su difficoltà. Chiaramente è difficile, è un capo bellissimo per carità, però già il fatto che ha tutti questi, le tasche o comunque realizzato anche in ecopelle, è difficile, ed è un classico giubbotto da moto. La stoffa consigliata è pelle o ecopelle. Mentre qui abbiamo questo bellissimo abito, lo vediamo da vicino, il numero 121, molto particolare, ed è stato, allora, è il numero 121, dalla 36 alla 44 a 3 pallini su 4 di difficoltà, ed è stato realizzato in poliestere stretch. La cosa carina è che è caratterizzata da queste impunture, secondo me è molto bellino questo, anche in jeans. Questo in jeans è la fine del mondo. È veramente bellissimo con tutte queste impunture, mamma mia, troppo bello. Questa piega nel centro davanti con tutte queste gioco di pieghe e di impunture, e poi mi piace moltissimo anche lo scollo che è meraviglioso. Pantaloni, eccoli qua, sono i jeans numero 108B, taglia dalla 36 alla 44 a 3 pallini su 4 di difficoltà, in 2 colori per questo modello dal design innovativo. Le tasche sono sagomate e inserite nelle cuciture dei fianchi e del cinturino. Le gambe sono divise in 2 parti con un taglio obliquo. Il tessuto consigliato ovviamente è il denim. Qui abbiamo la blusa, che è la numero 116B, taglia dalla 36 alla 44, che abbiamo visto prima, però era stata realizzata in un tessuto diverso. Infatti questo è stato realizzato in un misto cotone, ha sempre questa caratteristica di avere questo collo che si può o annodare così oppure fare anche un bel fiocco a seconda del tessuto che utilizziamo, ed è veramente molto bella. Ha le maniche a giro con polsini con l'elastico. La tuta, eccola qui, è la numero 123, taglia 36-44 a 3 pallini su 4 di difficoltà, è adattissima per andare in moto, anche questa veramente bellissima. È un capo sportivo appunto, ma non per questo che non sia femminile, ecco, infatti ha la vita bella segnata, è femminile. Ovviamente dovete utilizzare un tessuto che sia elasticizzato, quindi un jeans elasticizzato. Qua abbiamo una gonna che è la stessa che abbiamo visto prima, però in questo caso è stata realizzata in similpelle ed è bellissima perché è caratterizzata da queste borchiette metalliche, e secondo me, come dice qui Burda, io sono d'accordo, qua consiglia di applicarle solo nella parte davanti, sono d'accordo, perché davanti e dietro diventerebbe troppo pesante come modello. Qui invece abbiamo un pull per uomo, il numero 127, taglia 46-54, 2 pallini su 4, colletto alto e zip richiama lo stile delle maglie militari, ed è stato realizzato in maglia. Possiamo anche realizzarlo in felpa volendo. Mentre qui abbiamo l'abito che è il numero 119, abbiamo una scuola di cucito, va dalla taglia 36 alla 46 a 2 pallini su 4, quindi non è tanto difficile. È stato realizzato in morbido tessuto di maglia, il taglio delinea la figura e la zip chiude una scollatura tonda appena accennata. Molto bello anche questo, direi che consiglio chi ha un fisico a clessidra o a pera, potete mettere una bella cintura ed è perfetto. Questo andrà benissimo a chi ha un fisico a mela, a chi ha un fisico a rettangolo, starà benissimo. E poi andiamo a vedere questa bellissima tunica, ma quanto è bella, è la numero 104,
taglie 36-44, 2 pallini su 4 di difficoltà, una linea asimmetrica della baschina arricciata e l'ampiezza delle maniche racchiuse nei polsini sottili, come vediamo qua, polsini sottili. Altra moda per moto sono i pantaloni numero 114B, taglia dalla 36 alla 48, 2 pallini su 4 di difficoltà, rimangono molto larghi come possiamo vedere, hanno la cerniera a lampo sulla parte del dietro, sicuramente, sia nel centro dietro, non hanno cinturino e rimangono un po' a vita alta, molto belli. Mentre qui abbiamo un capo maschile, cioè una felpa, quella che vi ho fatto vedere prima. Questa è la numero 128, taglia 46-54, 3 pallini su 4 di difficoltà. E questa è molto bella perché è in tessuto effetto orsetto. Vabbè, a me non è che piaccia molto il tessuto effetto orsetto, però lo possiamo realizzare anche in felpa. È caratterizzata da delle tasche che possiamo ovviamente fare o non fare, da una zip nella parte centrale del davanti e rimane a collo alto. Qui abbiamo un completo molto carino, il giubbotto che è il numero 122, le taglie vanno dalla 36 alla 44. L'unica difficoltà è che 4 pallini su 4, quindi di difficile realizzazione. Qui abbiamo una giacca che è la numero 107, va dalla taglia 36 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà, rimane dritta dal taglio quasi maschile ed è stata realizzata in similpelle, arricchita e enfatizzata dalle tasche applicate leggermente più scure, così come il colletto e i polsini. Ed è un capo classico, diciamo sportivo. Qui abbiamo la cintura a catena con le borsette attaccate che a quanto pare vanno molto di moda, molto carina come idea anche per andare a correre e si può indossare in vari modi, sia in vita che a spalla infilate nell'asola, un anello di metallo da fissare a una catena e regolate poi la lunghezza a piacere. E qua ci sono tutte step by step come fare queste mini borsette. Qui abbiamo la scuola di cucito dell'abito, che abbiamo detto prima che c'era la scuola di cucito tutta spiegata, quindi sono 2 i modelli super spiegati. Qua ci dice anche i tessuti alternativi che possiamo utilizzare. Abbiamo terminato di sfogliare insieme Burda Style di settembre 2023. Fammi sapere cosa ti è piaciuto, quali sono gli abiti che vorresti realizzare, un po' come ogni volta ti chiedo di scrivermi sotto nel commento che cosa ne pensi, se lo comprerai e se ti è piaciuto. Io ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video, condividi il video nei tuoi social, regalami un bel like e un commentino qua sotto, mi raccomando, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato, sei passata, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon lavoro!